Benvenuti sul mio canale. Oggi vi voglio proporre questo scialle a coda di drago molto bello e molto caldo. Ho usato questo filato sfumato e questo punto a ventaglietti che, lavorati in maniera obliqua, perché essendo una coda di drago parte da un angolo e va sempre più a ingrandirsi fino a finire all'altro angolo, vengono maggiormente esaltati. E quindi il risultato secondo me è stupendo. Vi lascio al video. Per questo progetto ho usato il filato Chuck Batik della Tessiland. È un 100% acrilico di alta qualità, si presenta in gomitoli da 100 grammi per una lunghezza totale di 380 metri. L'ho scelto nella variante cipria e l'ho lavorato con un uncinetto del 4,5. Iniziamo questo progetto partendo dalla punta, quindi parto con il nodino iniziale, salgo con 4 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nella prima catenella che ho eseguito con un punto alto. Dopodiché salgo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto che ho formato tra le catenelle e il punto alto con 3 punti alti. Dopodiché salgo con 3 catenelle, che saranno il nostro primo punto alto, aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto di base, nel punto alto del giro sottostante, con un altro punto alto, e questo sarà il nostro primo aumento. Aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e vado a lavorare nella terza catenella partendo dal basso, quelle che sostituiscono il punto alto iniziale. Quindi salto i 2 punti alti, entro praticamente nell'ultima delle catenelle con un punto alto, una sola catenella di separazione e un altro punto alto nello stesso punto di base. Salgo con 3 catenelle, entro nell'archetto formato dalla catenella tra i 2 punti alti con 3 punti alti. Salto le 2 catenelle centrali, salto il punto, le 2 catenelle all'altro punto, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto, praticamente l'ultimo che abbiamo della riga, e faccio 7 punti alti. Eseguito il ventaglietto di 7 punti alti, siamo pronti a girare di nuovo il lavoro, quindi facciamo 3 catenelle che sostituiscono il nostro primo punto alto, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto che ho subito sotto con un altro punto alto, e qui avremo formato un altro aumento. Andremo a aumentare solo da una parte perché dobbiamo dargli l'effetto a coda di drago. Quindi una volta fatto l'aumento aggiungo 2 catenelle di separazione, conto 1, 2 ed entro nel terzo punto alto che ho del giro sottostante con un punto V, punto alto, 2 catenelle e punto alto nello stesso punto di base. Qui abbiamo costruito la base per fare il ventaglietto di 7 punti.
aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e vado nell'ultimo punto, cioè nella terza catenella partendo dal basso, le 3 catenelle che sostituiscono il nostro primo punto alto, entro, faccio un punto alto e in questo caso una sola catenella, perché iniziando da questa parte lavoreremo solo le 3 catenelle più 3 punti alti nell'archetto. Quindi finita la riga salgo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto che ho formato nel giro sottostante con 3 punti alti. Inizieremo questa riga di lavorazione sempre con 3 punti alti e la finiremo con un archetto di 7 punti alti, tutte le righe. Quindi a questo punto salto l'archetto formato dalle 2 catenelle qua in mezzo, vado in quello successivo e lavoro 7 punti alti. Ed ho formato il mio ventaglietto. Ops. Ora filo sull'uncinetto, vado nell'ultimo archetto, quello dell'aumento, e lavoro 7 punti alti. E di nuovo sono pronta a ripartire con l'aumento, quindi salgo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto che ho subito sotto il primo e faccio un punto alto, aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1 2 ed entro nella terza, un punto alto, 2 catenelle e un punto alto nello stesso punto di base. Lavorato questo punto V, aggiungo 2 catenelle di separazione e vado a lavorare il quarto punto, perché noi facendo i punti V li dovremmo fare sempre nel punto centrale del ventaglietto sottostante. Quindi per quel che riguarda l'inizio, siccome abbiamo già lavorato il primo punto, andremo a contare 1 2 3, che è comunque il quarto punto del ventaglietto. Qui non avremo punti da fare all'inizio, dovremo entrare solo nel centro, quindi entriamo nel punto centrale che è il punto numero 4. Entro nel punto numero 4 con un punto alto, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto ed entro nello stesso punto di base con un altro punto alto. Aggiungo 2 catenelle di separazione e vado a lavorare l'ultimo punto con un punto alto e una catenella di separazione e un altro punto alto. E siamo pronti a ripartire, quindi ripartiamo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto che ho subito sotto con 3 punti alti. Filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto successivo, quello tra i 2 punti alti, quello del punto V, e faccio 7 punti alti. Mi sposto nel punto V successivo e faccio altri 7 punti alti. Filo sull'uncinetto e vado nell'ultimo punto V che ho a disposizione, che è quello dell'aumento, e faccio altri 7 punti alti. Lavorato l'ultimo ventaglietto, salgo con 3 catenelle, aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto che ho subito sotto con un altro punto alto e ho fatto l'aumento.
aggiungo 2 catenelle di base, vado a lavorare il punto centrale del ventaglietto, quindi contiamo 1, 2, 3, entriamo nel terzo punto non lavorato, ma di fatto il quarto punto del ventaglietto, quindi quello centrale. Ho fatto un punto alto, 2 catenelle e un altro punto alto nello stesso punto di base, aggiungo 2 catenelle di separazione, conto 1, 2, 3, entro nel quarto punto alto che ho nella riga sottostante con il punto alto 2 catenelle e un altro punto alto nello stesso punto di base. Aggiungo 2 catenelle di separazione, ripeto l'operazione nel ventaglietto successivo, cioè entro nel quarto punto che è quello centrale con un punto V formato da 2 punti alti separati da 2 catenelle. Aggiungo 2 catenelle di separazione, vado a lavorare l'ultimo punto che in questo caso è un punto V formato da un punto alto, una catenella e un altro punto alto nello stesso punto di base. Ora vado a lavorare i ventaglietti, vado a fare ventaglietti, quindi salgo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel primo archetto che ho a disposizione con 3 punti alti, quello formato da una sola catenella. Filo sull'uncinetto, salto queste 2 catenelle, entro nel punto V che ho subito dopo e faccio il ventaglietto di 7 punti alti. Terminato il ventaglietto, filo sull'uncinetto, entro nel punto V che ho subito dopo, quindi salto queste, entro nelle 2 catenelle tra i 2 punti alti con un altro ventaglietto di 7 punti alti. Filo sull'uncinetto, vado nel punto V che ho subito dopo, non nell'archetto formato da queste 2 catenelle, ma nel punto V e lavoro altri 7 punti alti. Dopodiché vado a lavorare l'aumento, quindi lavorerò 7 punti alti nell'ultimo punto V che ho, quello proprio sulla fine della riga, quindi terminato il ventaglietto, salgo 3 catenelle, ne aggiungo 2 di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto che ho a disposizione con un punto alto ed ho formato l'aumento. Aggiungo 2 catenelle di separazione, vado a lavorare nel punto centrale del ventaglietto, che in questo caso sarà il terzo punto non lavorato, quindi conto 1, 2, entro nel terzo con un punto alto, aggiungo 2 catenelle di separazione, faccio un altro punto alto, aggiungo 2 catenelle, vado a lavorare nel quarto punto che ho del giro sottostante nel ventaglietto che ho formato prima, quindi un punto alto, 2 catenelle e un altro punto alto. Aggiungo 2 catenelle, vado a lavorare il punto centrale che è il quarto con un punto V formato da un punto alto, 2 catenelle e un altro punto alto e vado avanti. Arrivato a questo punto aggiungo 2 catenelle di separazione, andrò a lavorare l'ultimo punto che ho a disposizione facendo un punto V formato da un punto alto, una sola catenella e un altro punto alto. Ora posso salire con 3 catenelle e andare a riempire gli archetti con i ventaglietti. Il primo ventaglietto che andrò ad eseguire sarà sempre di 3 punti alti che succedono alle 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto. Quindi salto le 2 catenelle che ho in mezzo, vado nel V successivo e lavoro 7 punti alti. Mi sposto e faccio la stessa operazione.
e vado in quello successivo, ripeto i 7 punti alti. Entro nel penultimo e lavoro 7 punti alti. E termino con l'ultimo archetto, quello dell'aumento, con altri 7 punti alti. Praticamente la sequenza è tutta questa. Essendola dalla parte dove eseguiremo l'aumento, risaliamo con 3 catenelle, faremo 2 catenelle di separazione, rientreremo nello stesso punto di base con un punto alto, dopodiché faremo una serie di punti V separati da 2 catenelle e andremo a finire il ventaglietto dove non c'è l'aumento con un punto alto, una sola catenella, un altro punto alto, pronti per ripartire con 3 catenelle e 3 punti alti, dopodiché proseguire con 7 punti alti per archetto. Praticamente la sequenza è questa e andremo avanti a lavorare per la misura che ci è più consona, quella che vogliamo ottenere. Ci vediamo alla fine del lavoro. Ed ecco lo scialle finito. Vi do un po' di misure: largo circa 175 cm e lungo circa 150. Ho usato poco più di 250 grammi di filato, cioè 2 gomitoli e mezzo, considerando che il filato che ho usato è un gomitolo da 100 grammi. Come è venuto a me piace tanto e mi è piaciuto anche molto lavorarlo sia per il punto che ho utilizzato che per il filato. E per oggi è tutto. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, attivare poi la campanellina che vi terrà aggiornati su tutti i video che pubblicherò. Vi ricordo inoltre che ho una pagina Facebook e un canale Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, se volete commentare commentate pure, io risponderò, e se volete condividete, aiutatemi a far crescere questo canale. Ciao e al prossimo video!